Dipingere a olio richiede davvero un sacco di tempo, ma se ti dicessi che puoi dimezzare il tempo di pittura utilizzando non solo l'olio ma anche i colori acrilici? Seguimi in questo video per scoprire tutti i miei segreti di pittrice professionista. Ciao, benvenuti o bentornati sul mio canale. In questo video parliamo di pittura e in particolare vi mostrerò come utilizzare gli acrilici Liquitex per realizzare un dipinto su tela che può essere definitivo o un'ottima base per un dipinto a olio. Prima di incominciare, non dimenticarti di lasciarmi un bel like e di iscriverti al mio canale per non perdere ogni settimana nuovi video gratuiti su disegno e pittura. Ogni tanto compaiono pure dei gattini. Se mi seguite già da un po' di tempo sapete che la mia tecnica preferita di pittura sono i colori a olio. Il loro pregio ma anche il loro difetto è però la lunga asciugatura. Questo fa sì che possiamo lavorare a uno strato per lungo tempo creando delle bellissime sfumature, ma significa anche che per realizzare un dipinto ci vogliono settimane. Utilizzando invece i colori acrilici, come vi mostrerò in questo video, possiamo realizzare quasi il 70% di un dipinto con gli acrilici in un'unica sessione, per poi aggiungere eventualmente delle rifiniture con i colori a olio dopo, oppure potete anche fare tutto il dipinto con gli acrilici, la scelta sta a voi. Come materiali utilizzerò due tipi di acrilici. Il primo sono i nuovissimi acrilici Basics Fluid, che sono realizzati con gli stessi pigmenti artistici di alta qualità che compongono i Liquitex Basics, gli acrilici classici, ma questi hanno una consistenza fluida e molto scorrevole, direttamente dal flacone. Vediamoli un po' più da vicino. In questo set di 6 colori abbiamo giallo primario PY74, rosso primario PV19, questo è spettacolare, ma lo vedrete in azione nel video. Poi abbiamo il blu primario, che è un blu phthalo tono verde PB15.3. Poi abbiamo il verde phthalo, un PG7, poi bianco di titanio PV6 e infine nero di Marte PBK11. I tubetti sono da 118 mm e sulla confezione vediamo chiaramente la marca, la serie, il colore, il codice del pigmento, la serie, l'opacità e la resistenza alla luce. Sul retro c'è scritto colori acrilici fluidi fatti con pigmenti di qualità artistica, mescolare bene. Questo perché siccome sono molto fluidi hanno tanto legante, quindi può essere che il legante si separi dal pigmento ed è bene sempre shakerarlo prima di utilizzarlo. Per stendere questi colori acrilici super fluidi ho scelto una bellissima pennellessa spatola freestyle di Liquitex. Questa ha delle setole molto corte e quindi resistenti, perfette per stendere il colore su ampie zone. Tra l'altro adoro il manico perché è di un'ergonomicità fantastica. A cosa servono i manici lunghi nelle pennellesse? Mi piace proprio un sacco. Poi come altri pennelli utilizzo questi, sempre di Liquitex della serie Freestyle. Sono in varie dimensioni e in varie forme, hanno un filato sintetico e bello resistente, perfetto sia per gli acrilici che per l'olio. Poi siccome voglio fare una sottopittura semi-definitiva, mi voglio lanciare un po' anche con questi pennelli a ventaglio, visto che ne avevo pochi, ho voluto espandere la famiglia e qui vedete a confronto le misure 8, 6 e 4. Oltre agli acrilici Basics Fluid utilizzerò anche il loro esatto opposto, ovvero gli acrilici densi, gli Heavy Body che mi avete già visto utilizzare in questo video che vi lascio linkato qui in alto a destra. Gli acrilici Heavy Body sono caratterizzati da una maggiore corposità, sono più densi degli acrilici normali e hanno una consistenza che ricorda quella dei colori a olio. Il bello è che mantengono anche i segni della pennellata quando si asciugano, rendendo un effetto molto più pittorico e materico. Sarà interessante vedere come combinare questi due tipi così diversi di acrilici per farli collaborare insieme. Altri materiali che utilizzerò sono queste palette, che sono in sostanza delle tavolozze in carta usa e getta. Non sono il massimo dell'ecologico, ma sono sicuramente molto pratiche perché gli acrilici, sapete, si seccano e poi si solidificano ed è difficile rimuoverli. Con queste non abbiamo problemi di dover pulire la tavolozza. Sono 50 fogli e sono molto pratici. La marca di queste tavolozze è Winsor & Newton. Poi utilizzerò dei medium per rallentare l'essiccazione degli acrilici, in particolare questo medium slow dry della Liquitex, di cui basta aggiungerne poche quantità alla mescolanza o ai colori direttamente sulla tavolozza per rallentarne l'essiccazione.
Un altro medium molto comodo è questo spray umidificatore per palette. Basta spruzzarlo sulla tavolozza o volendo anche sul dipinto per avere un effetto di bagnato su bagnato e rallentare l'essiccazione di tutto ciò che sta sulla tavolozza o sullo spray. Diversamente dall'altro, questo è più comodo perché non devi andare ad aggiungerlo, ma spruzzandosi si disperde ovunque. Mi raccomando però pulite sempre bene l'erogatore perché sennò se si secca il liquido poi lo spray va pulito con un detergente apposito per pennelli. Questi due medium si comportano diversamente dall'acqua, che è un altro medium sicuramente che utilizzeremo per gli acrilici perché mantengono la densità e la corposità degli acrilici, non li vanno a sciogliere e a diluire pesantemente come fa l'acqua. Di tutti i materiali che utilizzo in questo video trovate chiaramente i link qui sotto nella descrizione. Prima di iniziare a dipingere voglio farvi vedere su questo foglio di carta per olio che ha una trama che imita la consistenza della tela la differenza tra i tre tipi di acrilici che vi ho menzionato. Vedremo gli acrilici base, i Liquitex Basics che sono i primi che sono stati inventati al mondo da Liquitex, poi vedremo i Liquitex Basics Fluid, quindi la versione più fluida, e poi la versione Heavy Body, tutti dello stesso pigmento verde ftalo PG7. Ve li metto in ordine dal più fluido al più corposo. Quando apriamo i Basics Fluid c'è una piccola linguetta, poi vanno agitati e poi si mettono sulla tavolozza o sul foglio direttamente dall'erogatore. Metto sul foglio poi anche il Basics e l'Heavy Body. Poi applichiamo un po' di forza di gravità. E vedete già come il Basics Fluid inizia a colare mentre gli altri due rimangono dove sono. Forse il Basics si è un po' flosciato, ma l'Heavy Body proprio non si è mosso minimamente, mentre invece vedete il Fluid come è sceso mantenendo la sua pigmentazione e la sua densità. Ora con una spatola vediamo come si stendono. Prima il Fluid, poi il Basics e infine l'Heavy Body. Il fluid è quello che chiaramente si sposta più di tutti e rimane più liquido, chiaramente, mentre invece l'heavy body è quello che si sposta di meno e mantiene di più il suo corpo. Tutto secondo i pronostici, insomma. Iniziamo ora a dipingere. Io ho scelto una tela Winsor & Newton a bordo alto, anche di questa trovate il link qui sotto nella descrizione del video. Poi su una tavolozza usa e getta Winsor & Newton applico un po' di verde ftalo Basics Fluid e inizio a stendere il disegno. Qui ho diluito un pochettino il colore per i segni iniziali così che fossero più chiari, mentre poi mano a mano che i segni diventano più scuri e definitivi utilizzo il colore senza diluirlo. Con il verde ftalo sto facendo il disegno e la stesura del chiaroscuro generale del soggetto. Per ora sto utilizzando un pennello Liquitex Freestyle nella dimensione 12. Una volta asciutto shakerò bene il rosso primario e lo vado ad applicare direttamente sulla tela. Poi con questa bellissima pennellessa Liquitex leggermente diluita stendo il colore su tutta la superficie. Vedete che siccome lo strato sotto è già asciutto e questi acrilici sono resistenti all'acqua una volta asciutti, lo strato sotto non si riattiva e riesco a stratificare benissimo in un modo che con i colori a olio mi richiederebbe almeno 2 settimane di tempo. Utilizzo poi altro colore con un pennello più fine nella dimensione 4 per intensificare la tonalità dei capelli. Se stratifichiamo il colore non diluito vedete che raggiunge la sua massima intensità pur rimanendo molto fluido. Io per ora ho solo la selezione di 6 colori, ma se vi piacciono questi Liquitex Basics Fluid sappiate che ci sono ben in 48 vivaci tonalità satinate. Una volta asciutte ho shakerato il bianco e con questo vado a riprendere tutte le parti dello sfondo, quindi che non dovranno essere rosa. Le applico con un pennello nella dimensione 12 senza averlo diluito e vedete quanto è scorrevole. Riprendo tutte le parti dello sfondo e i punti di massima luce. Qui sì lo vado a diluire un pochettino per avere degli effetti più di trasparenza.
Visto che non mi serve il colore corposo né con una distribuzione uniforme, lo vado a diluire con l'acqua per ora. Però vedete che tutti quei puntini di disuniformità sono dovuti proprio alla diluizione con acqua. Dopo vi farò vedere come utilizzando i medium riesco ad avere il colore più scorrevole ma con una stesura molto più uniforme. Una volta asciutti torno al verde e con questo vado a segnare tutte le zone d'ombra. Anche qui lo utilizzo diluito con acqua per avere una coprenza inferiore, visto che questi acrilici Basics Fluid hanno un'altissima coprenza e pigmentazione. Avendo rifatto il fondo bianco sotto, il verde spicca molto e contrasta con il rosso che ho ripreso nella zona dei capelli. Vedete che invece di andare con tinte piatte, se stratifico il colore in questo modo, si creano delle texture pittoriche molto più interessanti. Il bello degli acrilici è proprio il fatto che si ha molta più semplicità e rapidità nello fare tanti strati di velature sovrapposte, senza i tempi di attesa dell'olio e anche senza le pericolosità della stratificazione dell'olio che richiede grasso su magro, asciugatura lenta su asciugatura veloce. Insomma, con l'acrilico non dobbiamo preoccuparci di tutte queste cose più tecniche perché non si rischia di avere crepe o ingiallimenti. Ora che ho finito la sottopittura, davvero in pochissimo tempo rispetto a quello che solitamente impiego con l'olio, cambio tipo di acrilico e passo agli heavy body. Con questi realizzerò un tipo di pittura molto più simile a quello che solitamente faccio con l'olio. Sulla tavolozza usa e getta Winsor & Newton ho messo verde ftalo, magenta quinacridone, giallo ossido, bianco di titanio e medium slow dry, che utilizzerò durante le mescolanze per rallentare l'asciugatura del colore. Come sapete, quest'anno sto esplorando nuove tecniche per approfondire la mia conoscenza pittorica, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo del colore. Infatti potreste aver notato nei miei video di pittura che utilizzo sempre pochi colori di partenza per lavorare con delle palette limitate. Personalmente adoro le palette limitate e anche in questo caso lavorare solo con ossido giallo, che è una sorta di ocra, magenta quinacridone, che è un bellissimo rosso freddo e intenso, e verde ftalo, mi ha permesso di giocare con delle tonalità prevalentemente fredde ma che vertono anche a degli arancioni per le note più calde. E devo dire che mi sono divertita tantissimo a giocare con queste tonalità e in particolare a sfruttare la caratteristica degli acrilici, ovvero la loro rapida asciugatura. Perché anche se è vero che questo va a discapito di sfumature omogenee e belle uniformi, mi permette di non mescolare i colori sopra con quelli sotto, mantenendo le tonalità pure e sature, che è qualcosa che mi viene difficile con i colori a olio. Sul volto è stato particolarmente divertente giocare con varie tonalità. Quando si tratta però di zone molto ampie e con sfumature delicate, come ad esempio il corpo, è più difficile giostrarsi con gli acrilici perché appunto asciugando rapidamente, anche se comunque rimangono freschi grazie al medium, non hanno quella densità e grassosità dell'olio, insomma, che ci permette di fare delle sfumature uniformi e impalpabili. Però, come diceva Einstein, non si può giudicare un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi su un albero. Anche il pennello a ventaglio non mi è stato di grande aiuto, forse non lo so usare io con gli acrilici, però sicuramente mi trovo meglio ad utilizzarlo con l'olio. Se avete consigli, fatemi sapere qui sotto nei commenti che li accetto volentieri. Tuttavia c'è proprio da dire che i colori acrilici Liquitex Heavy Body sono quelli che nella resa e nella stesura della pennellata ricordano maggiormente i colori a olio, e che un pregio rispetto ai colori a olio, che velocizza di molto il processo pittorico, è il fatto che se ho sbagliato una tonalità, è troppo fredda, è troppo scura, è troppo tendente al magenta, per fare un esempio, posso andare a ripassarci sopra senza che la nuova tonalità subisca l'influenza di quella di sotto, e credetemi che nell'olio questo significa dover aspettare che lo strato precedente si asciughi per ridipingerci sopra, e si tratta di giorni se non settimane. Un'altra cosa che posso fare con gli acrilici e non con l'olio è creare delle lumeggiature, quindi dei punti di massima luce, così come sto facendo ora sui capelli, utilizzando direttamente il bianco e in modo che questi rimangano belli chiari e puri. Nell'olio questo non lo potrei fare sia appunto per via dei tempi di asciugatura, sia per il fatto che il bianco è un colore tendenzialmente a rapida asciugatura e quindi dovrei usare molto olio diminuendo l'opacità per non influenzare negativamente l'asciugatura degli strati di sotto.
Invece con l'acrilico tutti questi problemi non sussistono. Una volta asciutto questo strato vado a farci sopra una velatura con un cremisi quinacridone che posso scegliere sia o Heavy Body o Acrylics Fluid. Tendenzialmente in realtà vi consiglierei il Fluid perché ci consente di utilizzare meno acqua e di mantenere il colore più corposo. Io in questo caso ho sbagliato, ho utilizzato l'Heavy Body diluito e infatti un po' si vede la differenza rispetto a prima. Beh, che dire, mi sembra che con gli acrilici ho raggiunto il mio obiettivo, la sottopittura è perfetta, è colorata, è bella densa e pittorica, quindi il prossimo step sarà proprio completare il dipinto aggiungendo con l'olio le sfumature, i dettagli e gli effetti di pennellata finale. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete vedere la parte 2 di questo dipinto in cui lo finisco con i colori a olio. Allora, vi sono piaciuti gli acrilici Basics Fluid? Sicuramente sono piaciuti a Lea, la gattina dei miei vicini che rallegra le mie giornate venendomi a trovare. Indovinate un po' qual è il suo colore preferito? Il nero, ovviamente. Se questo video vi è piaciuto non dimenticate di lasciarci un bel like e di iscrivervi al mio canale per non perdere ogni settimana nuovi video come questo su disegno e pittura. E magari ci ritrovate anche la Lea. Io vi aspetto settimana prossima in un nuovo video. Ciao!